Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Ci eravamo lasciati con il termine, diciamo, della prima fase dell'ammansimento di Connor, il mio nuovo maschio di Poiana di Harris, e quindi avevamo visto i primi approcci, quello che io faccio, insomma, per ammansire inizialmente il rapace e fare in modo che cominci a fidarsi di me. Eravamo arrivati a un risultato già incredibile, che dopo solo 5 giorni mangiava già sul pugno. Ovviamente adesso dobbiamo continuare. La cosa successiva sarà che Connor dovrà fare, diciamo, il primo saltino, quindi dal posatoio saltare volontariamente sul pugno dove verrà premiato. Consecutivamente poi in questo video vedremo il lavoro fatto in filagna, e nel prossimo video vedremo la liberazione e i primi rudimenti di addestramento, logoro e quant'altro da libero. Quindi adesso vediamo il proseguire della fase dell'ammansimento. Buona visione. Bravo! Allora, abbiamo visto il primo saltino sul pugno. Questa mattina proviamo a farne, aspetta, stamattina proviamo a fare qualche saltino in più se riusciamo, però non col pulcino intero ma con dei piccoli pezzetti. Bravone, molto bravo. Lo rimettiamo lì, pianta la bolla di fare il prepotente. Tira, bravone. Mi allontano un po' di più, perfetto, molto bene, molto bene. Torna là, vediamo se si gira da solo. Un po' intimorito da Wallace. Bravo, bravo. Come avrai notato, sia in questo video che in quello precedente in merito all'ammansimento e all'addestramento iniziale della Poiana, non ho mai parlato di peso del rapace, ma c'è un motivo. Nella prima fase proprio dell'ammansimento io non lo peso il rapace, o meglio, lo peso giusto per avere un'idea di quanto pesi, ma nella fase dell'ammansimento il peso non è importante. Nella prima fase il rapace deve semplicemente prendere confidenza con me, deve abituarsi a farsi manipolare, e quindi diciamo che il suo peso non è importante. Nella seconda fase, quindi quando comincio che devo fargli fare il primo saltino al pugno oppure cominciare a fare qualche richiamo, e poi per il lavoro in filagna, sicuramente devo pesarlo per trovare il suo peso corporeo ideale per avere una buona risposta agli stimoli che gli andrò a proporre. Potrei anche dire che in questo momento lui è lavora sempre intorno ai 580-620 grammi, ma non è un'indicazione, perché sicuramente il prossimo Harris sarà totalmente diverso e risponderà a pesi diverso. Quindi non fissatevi su quanto deve pesare per fare
un addestramento, perché ogni rapace è a sé, quindi dovrete voi scoprire qual è il peso ideale a cui risponde agli stimoli la vostra poiana. Quindi quando cominciate la seconda fase, che è quella che stiamo vedendo in questo video, lo peso. Ho una buona risposta, provo ad alzare magari di 10-15 grammi e vedo se la risposta non cambia. Se la risposta peggiora, ovviamente lo riporterò al peso in cui rispondeva bene. Se invece vedo che non c'è risposta, allora comincio ad abbassarlo magari di 10-15 grammi e poi riprovo. Ma non c'è un peso standard, ogni poiana è a sé. Bravo, Tigio. Bravo! 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 Vai. Bravo! Vai, Nano. Vai. Vai. Bravone. Un po' di più. Hop. Bravo! Comunque, come avrete notato, molto bravo perché già lavora in filagna all'8° giorno, ma quello che volevo dire è che comunque la sua risposta al mio richiamo è abbastanza lenta ancora e così non deve essere, deve essere molto più immediata la reazione. Domani proverò ancora la filagna allo stesso peso e quindi così capirò se è un discorso di peso oppure se è semplicemente una questione di gestione degli spazi e gestione del volo, che comunque è giovane e quindi è sempre stato in voliera. Un conto è fare i saltini da un posatore all'altro, un conto è volare in uno spazio per lui indefinito e comunque calcolare la profondità per arrivare al pugno. E quindi queste cose magari noi le diamo per scontate, ma non è così scontato. Quindi domani ripeterò l'esercizio in un posto diverso, andrò giù al mio campo, su dei posatoi e ripetiamo allo stesso identico peso, in modo che vedremo se era una questione di confidenza, di volo oppure una questione di peso. Eccoci, il giorno dopo ho riprovato e mantenendo lo stesso peso, cambiando il posto, sì, la risposta è leggermente migliorata, nel senso che non devo aspettare troppo, però è ancora lenta. Quindi abbasserò un po' il suo peso corporeo, magari di una quindicina di grammi, per migliorare la risposta. Hop, hop. Bravo! Un altro aspetto che cerco di curare fin dall'arrivo della nuova poiana è l'inserimento, visto che ne ho altre, è l'inserimento diciamo nel branco.
perché visto che l'Harris è l'unico rapace sociale, sociale nel senso che vive in famiglie, e visto e considerato che poi dovranno cacciare insieme, inizio fin da subito a metterlo al ceppo insieme agli altri in modo che si abituino a lui. Bravo. Allora, vedete, l'ho abbassato di 15 grammi e la sua risposta è totalmente cambiata, quindi molto bene. Allora, abbiamo visto che era anche un discorso di peso e non solo di confidenza, perché adesso immediatamente addirittura adesso comincio già a farlo venire senza premio e poi metto il premio, perché voglio che lui venga quando io alzo il pugno senza che ci sia il premio, e quindi lo chiamo e poi lo premio. Adesso cambiamo posto, ci spostiamo un po' qua nel campo, giusto per non abituarlo sempre a partire dagli stessi posti. Adesso lo mettiamo sul tavolo tipo, vediamo. Bravone da solo, bravone da solo. Bravo, anche l'altra volta senza niente, aspetto un po' e poi metto il premio. Molto bene. Cambiamo ancora posto, un'altra volta. Come vedete la sua risposta è decisamente migliorata, quindi direi molto bene. Vediamo se va su questo posatoio da questa distanza qui. Vai, vai. Bravone. Così cominciamo anche a fare un po' di... Cominciamo a fare un po' di esercizio. Connor, Connor, Connor. Fatto la cacca. Dai, Connor. Bravo. Ora bisognerà scendere ancora di una decina di grammi, perché comunque non è come dovrebbe ancora. Meglio, ma non è come dovrebbe. Vai. Facciamo ancora un richiamo, ultimo, e basta. Vai. Connor, devi staccarti dal polso. Vai. Oh. Allora, i tempi di risposta sono decisamente migliorati, però mi ha fatto soltanto i primi 2 richiami senza vedere il cibo, mentre invece adesso la risposta è veloce ma solo se vede il cibo. Quindi oggi gli diamo soltanto un pulcino, in modo che perde ancora magari 10 grammi, e domani riproviamo, però comunque ormai ci siamo. Bene, direi che anche questo secondo video è al termine.
abbiamo visto come gestire Connor in filagna. eh, L'ultima volta l'abbiamo abbassato un pochino di peso e decisamente la risposta è migliorata. Nei giorni consecutivi poi ovviamente io ho continuato a lavorare in filagna, ho dovuto abbassarlo ancora di una decina di grammi e era perfetto. Quindi adesso non perdere il prossimo video dove vedremo la fase della liberazione e il successivo addestramento, quindi il logoro e qualche esercizio che io faccio fare per cominciare, diciamo, a muscolare un po' il giovane, perché ovviamente ha bisogno di migliorare il proprio apparato muscolare che è stato non utilizzato in quanto sempre in voliera. Quindi ti do appuntamento al prossimo video di questa serie, non perderlo, ricordati di iscriverti al canale e grazie per la visione.